E ciao a tutti cari Rikishi, sto giocando a Wulong Fallen Dynasty e ho notato che ci sono tantissimi giocatori che hanno difficoltà con i boss. Spiegherò come buttarli giù analizzando i momenti chiave dove dobbiamo deviare i colpi, evitarli ed attaccare. Partiamo con Zhang Liang, il generale del popolo. Vi ricordo avere due fasi. Inizialmente lui darà un primo colpo d'avviso al terreno molto distante da noi, quindi è difficile che ci prenda a meno che non gli andiamo proprio dritti, e ci dà in realtà delle free hit da sfruttare. Dopo queste free hit già lui partirà con gli attacchi normali. Come potete notare lui tocca con la sua arma il terreno e qui in realtà la situazione è molto facile da leggere. Dobbiamo assolutamente colpirlo. Vi consiglio di non spammare il tasto per il colpo rapido, né tantomeno effettuare un colpo caricato, perché semplicemente avremo una finestrella piccolissima prima che esso si riprenda. La seconda situazione si può leggere in due maniere. Quando vedete questo bagliore rosso al centro del suo corpo vuol dire che sta caricando il colpo. A quel punto noi possiamo o evitarlo o deviarlo. Nella prima situazione decido di evitarlo, quindi come potete notare gli faccio un aggiramento alle sue spalle per mettermi in una situazione di convenienza e poi effettuare delle deviazioni per evadere. Come potete notare sono scappato dal suo range d'azione. La seconda situazione invece andiamo a deviarlo. In questo caso c'è un momento preciso per effettuare la deviazione. Se notate, quando lui carica il colpo ancora non dobbiamo muoverci, soltanto quando parte che effettivamente vedremo questo bagliore rosso più chiaro, quindi anzi bianco al suo interno, che è esattamente il momento quando lui fa partire il colpo ed è a mezz'aria. Quindi dobbiamo attendere quel secondo in più per deviarlo. Se voi partite prima, subito dopo aver visto il bagliore rosso, finirete colpiti. È una situazione chiave perché ci permette di stordirlo e poi procedere noi con l'attacco pesante. Un'altra situazione chiave è quella dove lui decide di essere un Saiyan, volare o comunque fare un balzo enorme sopra di noi. Cerco con la telecamera di seguirlo anche per il video per farvelo vedere. In questo caso c'è solo un momento chiave della deviazione, che è quando lui mette il piede a terra. Se notate il bagliore giallo è appunto la deviazione già effettuata. Lui infatti colpirà solamente nel momento in cui tocca il piede per terra, quindi timerare questo momento è decisivo per buttarlo giù. Godiamoci la fine della prima fase, dove appunto faccio vedere anche alcune situazioni d'errore, e per poi analizzare la seconda fase di Zhang Liang. Nella seconda fase lui avrà questo braccio estensibile che però è in realtà anche il suo punto debole e dovremmo sfruttarlo. Come potete vedere, il momento non è quando lui fa partire effettivamente il colpo come succedeva prima. Infatti avremo delle hitbox particolari e diverse in questa fase, molto difficili da leggere in realtà. Vedete, la deviazione va effettuata in questo caso quando il colpo è praticamente arrivato, perché facendolo prima non riuscirete assolutamente a porvi in una situazione di vantaggio col parry. A questo punto lui scopre il suo punto debole, noi colpiremo il suo braccio e potremmo sia dargli delle hit gratuite, sia fargli il colpo pesante creandogli ingenti danni, come potete notare. Qui arrivano le fasi difficilissime da leggere in realtà, perché vedete lui riesce sia a spammarci questi spunzori dal terreno, sia a partire con delle raffiche molto veloci e dei colpi laterali che sono i più difficili da parare. In effetti, se notate dal rallenti che arriverà a breve, la deviazione non avviene nel momento in cui il colpo sta arrivando, ma avviene quando parte. Quindi in questo caso ha cambiato proprio completamente hitbox, il gioco e appunto gli sviluppatori. Per assurdo è più facile parare il colpo pesante, come potete notare, che è quelli là standard, quindi il consiglio è quello di tenere la distanza
fino a quando non vada lui a caricare il colpo pesante. A quel punto è il momento di farci sotto nuovamente e metterlo in ginocchio. Poi l'ultima fase fondamentalmente avremo carica, una mossa speciale, insomma invocheremo un dragone e lì praticamente segnerà la fine della fight, che sono due fasi di cui la prima leggibile con alcuni accorgimenti, la seconda in realtà è molto più complicata se si vuole attaccare direttamente Zhang Liang senza avere pazienza. Ho evidenziato infatti anche nel video le situazioni d'errore proprio per darvi un'analisi più approfondita. Spero che il video vi sia piaciuto, un saluto dal vostro amichevole Rikishi di quartiere.